Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parliamo della Invicta prodotta da Asetec, una delle pedaliere più attese di questo 2022. L'azienda danese è già molto conosciuta a livello informatico per la produzione di componenti interne dedicate ai dissipatori a liquido all-in-one. Io stesso possiedo un NZXT da qualche anno che monta proprio una pompa Asetec. Da leader del settore dell'informatica per quanto riguarda il raffreddamento a liquido, Asetec ha sdoppiato la sua linea commerciale con Asetec SimSport, che ha prodotto e commercializzato questa prima pedaliera chiamata appunto Invicta. Nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi anni, Asetec ha intenzione di completare il proprio ecosistema con la produzione di ulteriori componenti dedicate al sim racing. La Asetec Invicta è caratterizzata da una costruzione in alluminio presso fuso con dettagli in alluminio anodizzato di colore arancione che danno secondo me un look veramente molto sportivo, molto racing a questa pedaliera. La particolarità della Asetec Invicta è quella di possedere una pompa idraulica proprietaria chiamata Torp. Approfondiremo comunque il discorso all'interno della recensione, che è caratterizzata dal funzionamento parallelo di due pistoni che funzionano in maniera sincrona e vanno ad agire su un elastomero posto in fondo. Questo tipo di tecnologia utilizzata da Asetec permette di avere un feedback veramente molto interessante. Analizzeremo comunque nel dettaglio nel corso del capitolo dedicato al freno, con la possibilità di inserire una zona iniziale che va appunto a simulare l'avvicinamento delle pastiglie al disco del freno e poi una zona molto corposa data appunto dalla compressione dell'elastomero all'interno di una camera di compressione dedicata, un meccanismo che vale la pena veramente di analizzare nel profondo. Un prodotto che viene proposto sul mercato a 850 euro per quanto riguarda la versione due pedali, a cui vanno aggiunti 350 euro per aggiungere invece la frizione. La pedaliera è composta da una base che si divide in due elementi, un elemento che comprende acceleratore e freno con la base già in pressofusione assemblata e l'elemento invece dedicato alla frizione che va assemblato, come vedremo all'interno della recensione, attraverso la presenza di perni in acciaio e alcuni grani per il fissaggio in modo tale da diventare un corpo unico. Il prezzo in pre-order era veramente molto interessante perché parliamo di 699 euro per la versione due pedali, un prodotto che ha destato veramente tantissimo interesse. Per la recensione devo ringraziare i ragazzi di Arcteam, che sono i rivenditori ufficiali Italia per quanto riguarda la Asetec. Vi lascio il link in descrizione qualora voi siate interessati all'acquisto di questa nuova pedaliera. Voglio anche ringraziarvi uno a uno, mi piacerebbe tantissimo per il raggiungimento dei 1000 iscritti. Farò magari un video dedicato nelle prossime settimane dove vi mostrerò come lavoro, come produco le recensioni, la mia postazione, i miei volanti e le mie pedaliere. Ci vediamo al termine di questa recensione con le considerazioni finali e le conclusioni. La struttura della Invicta prodotta da Asetec è realizzata in alluminio presso fuso, con dettagli e fresature a contrasto lavorate al CNC. I pedali sono fissati alla base realizzati in pressofusione, composta da due elementi, che nella versione 3 pedali misura 405 x 330 mm. L'elemento della base che incorpora la frizione viene fissato a quello principale mediante due perni in acciaio bloccati a loro volta da 4 grani con brucola da 3 mm. Nella regione anteriore la base della nuova pedaliera Asetec è munita di battitacco integrato che misura in altezza poco più di 20 mm. Il battitacco non presenta alcun tipo di regolazione ed è caratterizzato da un profilo anteriore stondato e dalla serigrafia Invicta impressa sulla sua superficie. Anteriormente è posizionata una striscia LED RGB che, come vedremo nel capitolo dedicato, è personalizzabile nel colore e nell'intensità luminosa mediante il software proprietario RaceHub. Il design della base è completato dai loghi Asetec SimSport, realizzati a contrasto mediante fresatura al CNC. Stessa lavorazione con la quale sono realizzati dettagli orizzontali che aumentano il grip nella zona dei talloni e donano alla pedaliera un look più ricercato e aggressivo.
Nella regione posteriore, appena dietro il pedale del gas, troviamo una copertura realizzata in plastica rigida semitrasparente che nasconde l'elettronica proprietaria Asetec. Il PCB con risoluzione a 16 bit, realizzato dall'azienda danese, accoglie i cavi provenienti dai sensori ed integra i LED di stato e l'ingresso USB-C per il collegamento mediante il cavo fornito in confezione. I 3 pedali, anch'essi realizzati in alluminio pressofuso, fresato e lavorato al CNC, condividono la stessa struttura di base. L'asta pedale, progettata da Asetec per resistere a pressioni superiori ai 200 kg, presenta un design sinuoso e aggressivo, impreziosito dalla presenza delle fresature a contrasto. Posteriormente, su tutti e 3 i pedali, troviamo la serigrafia Asetec SimSport realizzata in rosso e bianco. La gestione dell'articolazione principale del pedale è affidata a 2 generosi cuscinetti radiali a sfera da 22 mm, tra i più grandi della categoria, che garantiscono movimento estremamente fluido e la totale assenza di giochi laterali. La rotazione sull'asse è coadiuvata da una grande molla a torsione, montata su tutti e 3 i pedali, che massimizza la velocità di ritorno e favorisce le regolazioni mantenendo il pedale sempre in posizione verticale. Nella regione anteriore troviamo il perno a vite con doppia ghiera di fissaggio in alluminio, necessario a regolare l'angolo iniziale del pedale. Agendo infatti sulle 2 ghiere anodizzate arancioni, si può andare ad impostare il punto di partenza e di ritorno del pedale per adattarlo a numerose tipologie di posizioni e stili di guida. Anche le piastre pedale sono realizzate in alluminio pressofuso, con finitura a contrasto, e presentano lo stesso design di base, caratterizzato da una leggera curvatura e da una serie di fori necessari alla loro regolazione sugli assi X e Y. I fori fuoriescono leggermente dalla superficie del pedale e aumentano notevolmente il grip durante la guida, ma risultano allo stesso tempo abbastanza scomodi per coloro i quali non utilizzano delle scarpe dedicate. Asetec sta comunque lavorando per rendere disponibili delle piastre pedale alternative da utilizzare comodamente anche con i calzini. L'acceleratore della Invicta mantiene molte delle caratteristiche già descritte in precedenza, come la struttura di base del pedale, le sue regolazioni e la presenza dei cuscinetti radiali a sfera nel punto di articolazione principale. La piastra pedale, con i caratteristici fori, ha una forma allungata rispetto a quella presente su freno e frizione e misura 120 x 55 mm. Il funzionamento meccanico del gas prevede l'utilizzo di un perno in acciaio provvisto di snodo anteriore, che scorre all'interno di una boccola in plastica fissata alla struttura basculante posteriore, realizzata in alluminio anodizzato arancione. La struttura posteriore è ancorata alla base mediante 2 triangoli cavi, realizzati anch'essi in alluminio forgiato. Lo snodo anteriore è fissato mediante un perno in acciaio che scorre su una bronzina integrata direttamente sull'asta pedale. Il perno, dotato di clip di sgancio rapido, è utile per eseguire rapidamente le eventuali regolazioni e le operazioni di sostituzione della molla a contrasto, facilitate inoltre dalla presenza della molla a torsione, che mantiene il pedale sempre in posizione verticale. La molla a compressione con filo circolare, impiegata sulle Invicta, ha un diametro di 18 mm ed è facilmente regolabile nel precarico grazie ad una ghiera realizzata in alluminio arancione. Asetec fornisce in confezione 2 tipologie di molle con differente sezione del filo armonico per personalizzare in maniera ancora più profonda la risposta del gas. La regolazione del fine corsa dell'acceleratore è affidata ad una vite in acciaio con ghiera di fissaggio in alluminio che va ad impostare direttamente il limite fisico della corsa durante la pressione del pedale. Il contatto diretto tra viti in acciaio e asta pedale in alluminio crea un fine corsa molto netto ma allo stesso tempo leggermente rumoroso. La lettura del segnale è affidata quindi ad un sensore di hall magnetico da 16 bit che Asetec chiama TPS, Throttle Position Sensor, che non utilizza parti meccaniche in movimento e dovrebbe quindi garantire la totale assenza di manutenzione nel tempo. Il sensore è affogato all'interno della base in alluminio pressofuso e lavora in sinergia con il magnete incapsulato all'interno di una struttura cilindrica in plastica fissata direttamente alla base dell'asta pedale. Nel complesso, il feedback che restituisce il pedale del gas dell'Invicta è davvero convincente, piacevole e preciso in fasi di spinta, reattivo e scattante durante le fasi di ritorno. La piastra pedale è sufficientemente ampia e i fori presenti sulla sua superficie offrono il giusto grip durante le fasi di guida. I generosi cuscinetti a sfera garantiscono un movimento incredibilmente fluido e l'assenza totale di gioco laterale durante tutta la corsa del pedale. Il fine corsa è netto e la regolazione del precarico della molla consente di aggiustare la risposta del pedale all'interno di un ampio range e di adattarla quindi alle preferenze di tutti.
Il sensore, la cui risposta è personalizzabile grazie al software proprietario RaceHub, lavora con precisione e genera un segnale sempre pulito e preciso. Il freno della Invicta mantiene la maggior parte delle caratteristiche strutturali già osservate sul pedale del gas, come la presenza di cuscinetti radiali a sfera e della molla a torsione nel punto di articolazione principale, mentre è assente il meccanismo per la regolazione del fine corsa. La piastra pedale, realizzata in alluminio pressofuso, è più ampia in larghezza rispetto a quella del gas e misura 90 x 65 mm. Il giunto di articolazione anteriore dell'asta pedale presenta lo stesso perno con clip che scorre all'interno di una boccola in ottone. Il funzionamento meccanico del freno dell'Invicta ruota attorno alla pompa idraulica proprietaria, chiamata da Asetec TORP, Twin Hydraulic Opposing Rapid Piston, coadiuvata da un sensore di pressione. Il cilindro idraulico, serigrafato Invicta, è realizzato in alluminio forgiato ed è caratterizzato da finiture a contrasto realizzate al CNC, che riprendono il design già osservato sulla base che sostiene i pedali. La pompa Torp, a 2 stadi, fissata posteriormente alla base mediante un cuscinetto Uniball, presenta uno schema di funzionamento differente rispetto a quello osservato su altre pedaliere idrauliche e prevede l'utilizzo di 2 pistoni, posizionati parallelamente tra loro, che lavorano in maniera opposta e sincrona. Il cilindro inferiore, sul quale preme direttamente lo stantuffo collegato al pedale, spinge l'olio nella camera sovrastante attraverso un piccolo interstizio. L'olio travasa quindi nel cilindro superiore e comprime il secondo pistone, che va ad agire direttamente sull'elastomero posto in fondo. La lettura del segnale è affidata ad un sensore di pressione montato direttamente sul cilindro idraulico superiore. Il sensore, con risoluzione a 16 bit, ha un valore di pressione massima pari a 100 bar, che corrispondono a circa 180 kg. L'elastomero, azionato dal pistone secondario, è posizionato all'interno di una camera di espansione, posta nella parte terminale della pompa, che evita la sua eccessiva dilatazione, migliorandone il feedback e massimizzandone la durata nel tempo. Asetec fornisce in confezione 3 tipologie differenti di elastomeri per andare a personalizzare l'esperienza frenante. L'elastomero nero può essere classificato come soft, il bianco come medium, mentre il verde come hard. L'elastomero viene tenuto in posizione da 2 ghiere in alluminio anodizzato arancione, necessarie anche alla regolazione della corsa iniziale, in modo da simulare l'avvicinamento delle pastiglie al disco. Mediante le 2 ghiere si può quindi agire in maniera molto precisa sulla corsa iniziale del freno, che può essere anche azzerata. Nel complesso, il freno della nuova Invicta regala un feedback veramente fantastico, preciso, naturale, progressivo e modulabile in tutte le situazioni, con una corsa molto breve ed un feeling davvero immediato. La simbiosi profonda tra elastomeri e pompa idraulica Torp regala una sensazione verosimile ed offre ampi margini di personalizzazione. La piastra pedale ha le giuste dimensioni e la lavorazione a contrasto dei fori offre un grip molto elevato anche durante le frenate più impegnative. Grazie alla presenza dei cuscinetti a sfera e della molla a torsione nel punto di articolazione principale, il funzionamento è fluido e esente da giochi laterali. Il sensore di pressione, sempre preciso e puntuale nel segnale, è in grado di gestire carichi di lavoro incredibili ed è completamente personalizzabile tramite il software proprietario RaceHub. La frizione della Invicta riprende parte della meccanica già osservata sul pedale dell'acceleratore, come la regolazione della corsa e la presenza del sensore di hall magnetico a 16 bit. La piastra pedale è leggermente più stretta rispetto a quella presente sul freno e misura 90 x 55 mm. La frizione è caratterizzata dalla presenza di una generosa camma posizionata nella regione posteriore, soluzione già osservata in altre pedaliere presenti sul mercato, ideata per simulare la sensazione dello stacco frizione. La risposta meccanica della frizione può essere regolata mediante i fori posti sui supporti inferiori, che permettono di selezionare 4 differenti curve pedale. I profili laterali della camma, realizzati in pressofusione, sorreggono un elemento in alluminio arancione che integra una boccola in plastica all'interno della quale scorre il perno in acciaio. Tutti i punti di articolazione sono provvisti di boccoli in plastica per massimizzare lo scorrimento tra le parti. La molla a compressione con filo rotondo ha un diametro di 25 mm e, analogamente a quanto visto per il gas, integra una ghiera in alluminio per la regolazione del precarico. La lettura del segnale avviene tramite il medesimo meccanismo già visto sul gas, composto da un sensore di hall magnetico da 16 bit affogato all'interno della base e da un magnete sorretto da una struttura cilindrica in plastica fissata direttamente al pedale.
Nel complesso, grazie alla particolare geometria adottata, il pedale della frizione regala un feeling fluido, realistico e naturale. La molla offre un'ottima resistenza alla pressione e un rapidissimo ritorno in posizione. La risposta sul pedale è lineare del primo tratto e cedevole nella parte finale, offrendo una buonissima sensazione di stacco e attacco della frizione. Andiamo adesso a dare un'occhiata al software proprietario RaiseHub sviluppato da Asetec. Siamo alla versione 1.0, una versione rilasciata per i recensori che potrebbe eventualmente subire qualche piccolo cambiamento prima della release ufficiale per la versione commerciale. Un software che si presenta in maniera abbastanza semplice ma con delle opzioni veramente molto ben eseguite. Nella colonna di sinistra troviamo l'opzione per selezionare la pedaliera e altre due periferiche che vengono definite in the pit. Evidentemente Asetec ha qualcosa ancora in serbo da mostrare nei prossimi mesi per completare il suo ecosistema, che non è comunque un segreto. Se entriamo all'interno della sezione dedicata ai pedali, troviamo subito la parte denominata showroom, che ci dà una visione tridimensionale della pedaliera e oltretutto, cosa molto simpatica, viene animata quando andiamo a premere i tre pedali. La possiamo appunto osservare da tutte le angolazioni, freno ovviamente incluso. La seconda parte del software è relativa alla calibrazione che è veramente molto semplice. Si possono calibrare in maniera singola i tre pedali, basta, per quanto riguarda, adesso proviamo sull'acceleratore, premere il tasto calibrate e premere fino in fondo l'acceleratore per poi rilasciarlo. Si va su complete e la calibrazione è effettuata in maniera diciamo completa, quindi abbiamo una accelerazione, come vediamo, fino al 100%. Io ho aggiunto una piccola zona morta superiore per andare ad assicurarmi che l'accelerazione sia sempre completa. Si può regolare inoltre la zona morta inferiore tramite questo slider, possiamo quindi sollevarlo in maniera ed impostarlo in maniera veramente molto semplice, e come vi ho fatto vedere prima anche lo slider della zona morta superiore è facilmente regolabile, e questo vale sia per il pedale dell'acceleratore sia per quello della frizione che funziona nello stesso modo anche per quanto riguarda la calibrazione. Quindi si preme su calibrate, si va a premere fino in fondo la frizione. Qui non arriva al 100% durante la calibrazione perché ho accorciato un pochino la corsa rispetto a quella di default, si rilascia il pedale e si preme su complete. Come vediamo la frizione arriva perfettamente al 100%. Quello che vi volevo far notare per quanto riguarda l'acceleratore è l'estrema precisione di questi sensori. Riesco in maniera molto precisa ad aumentare di 1% alla volta, quindi una sensoristica che funziona in maniera veramente egregia. Per quanto riguarda il pedale del freno, vi ricordo che monta un sensore a 16 bit con una pressione massima di 100 bar, che equivalgono a 180 kg. Ho trovato la quadra intorno ai 50 bar, che equivalgono a circa 90 kg. La calibrazione funziona in maniera identica, soltanto che avremo in tempo reale il valore delle bar. Come vedete ho premuto fino a 53 bar, premiamo su complete, ed anche in questo caso possiamo regolare sia la zona morta inferiore qualora noi andassimo a appoggiare leggermente il piede sul pedale del freno, e la zona morta superiore, che in realtà qui va a ridurre la pressione massima per arrivare al 100%. Come vedrete, lasciandola allo 0% necessiterò di 53 bar per arrivare fino alla completa frenata. Riducendola avremo la necessità invece di premere meno per arrivare al 100%. Quindi un software che da questo punto di vista è veramente molto semplice, intuitivo e anche bello graficamente. Anche il sensore della pressione del freno è molto preciso. Come vediamo posso dare delle sfumature veramente molto precise senza il minimo sforzo, e questo a tutto vantaggio ovviamente sia del feeling di guida sia della prestazione in pista.
Nella schermata invece Pedal Maps abbiamo la possibilità di abilitare innanzitutto o disabilitare la mappatura dei 3 pedali, mappatura che di default presenta una linea retta, quindi una risposta lineare del pedale. Abbiamo per tutti e 3 i pedali poi la cosiddetta slow curve, quindi una curva lenta nella parte iniziale e poi va ad accelerare nella parte finale, e una fast curve invece più veloce nella parte iniziale e più lenta nella parte finale. Questo procedimento può essere ripetuto per tutti e 3 i pedali. Cosa molto carina, che si può andare in maniera molto agevole a regolare in maniera manuale la curva, trascinando appunto i puntini relativi al 20, 40, 60, 80 e 100%, in modo tale da personalizzare in maniera ancora più efficace la frenata di questa Asetec Invicta. L'ultima schermata è relativa al LED. Troviamo sempre il modello 3D della pedaliera con l'anteprima della colorazione della striscia LED, striscia che può essere spenta completamente tramite questo piccolo interruttore. Può essere ridotta la sua luminosità o aumentata tramite questo slider, e si può scegliere all'interno di questa palette di colori circolare qualsiasi colore nello spettro RGB, quindi come vediamo anche all'interno dell'immagine della pedaliera va a cambiare il colore in tempo reale. Questa è una personalizzazione che può essere appunto simpatica per chi è amante dell'illuminazione RGB. Per chi invece non ama tanto le colorazioni, può essere disattivata senza alcun tipo di problema. Un software quindi come abbiamo visto molto semplice, bello graficamente, ma molto efficace ed intuitivo, che completa l'esperienza di questa pedaliera nuova prodotta dalla Asetec.
Siamo arrivati al termine della recensione ed è giunto il momento di tirare le somme su questa Asetec Invicta, una pedaliera che mi è piaciuta, come avete avuto modo di capire all'interno della recensione, veramente tantissimo. Ottima la costruzione, nonostante tutto fossi rimasto un po' sorpreso la prima volta che l'ho tirata fuori dalla scatola, perché è una pedaliera relativamente leggera rispetto agli altri competitor. Avevo qualche dubbio all'inizio sulla sua resistenza, invece una volta assemblata e montata sulla postazione è veramente molto solida. Oltretutto Asetec ha eseguito moltissimi test di resistenza sia sui pedali sia sui cicli di compressione della pompa, arrivando ad oltre 1 milione di ripetizioni, quindi un prodotto affidabile anche da questo punto di vista. Costruzione quindi su buoni livelli, anche se non è lavorato dal pieno, la pedaliera dà comunque un senso di robustezza con i dettagli anche in alluminio anodizzato. Per quanto riguarda invece il feeling sui pedali, il mio feeling personale, la mia considerazione personale è quella di un gas veramente molto reattivo, molto preciso. Avete visto anche all'interno del capitolo dedicato al software come l'acceleratore risponde in maniera veramente super precisa ad ogni micro cambiamento dell'angolazione, e questa è una cosa che si ripercuote anche all'interno dei simulatori, perché si riesce a parzializzare e a accelerare in maniera veramente molto precisa e la risposta è veramente lineare lungo tutto il percorso. Anche la piastra pedale mi è piaciuta per quanto riguarda l'acceleratore. Il fine corsa è molto duro perché è composto dal contatto diretto tra il pedale in alluminio e il fine corsa composto da un bullone in acciaio, è quindi molto rigido, molto netto, e però dall'altra parte è un pochino rumoroso. Per quanto riguarda il pedale della frizione, un ottimo feedback anche da questo punto di vista. La costruzione rimane identica, una molla molto generosa che dà un feedback veramente corposo, regolabile anche nel precarico, e il meccanismo solito basculante con la camma che dà una sensazione veramente di stacco molto piacevole sia durante le partenze sia durante le sessioni di guida con le vetture con cambiatacca, veramente molto piacevole. Veniamo però al punto forte, che è il freno. Un freno veramente pazzesco, sarà il mio benchmark per quanto riguarda le recensioni future, perché mi è piaciuto tantissimo. Amo le pedaliere con corsa molto breve e pedale molto duro, quindi questa è una cosa che dovete tenere in considerazione, perché anche l'elastomero morbido ha una certa consistenza. Si può comunque regolare la risposta iniziale attraverso la ghiera posteriore, e quindi si può aggiungere quel piccolo tratto di avvicinamento delle pastiglie al disco, quindi è una pedaliera anche molto personalizzabile da questo punto di vista. L'elastomero medio rende il feeling ancora più corposo, quello duro è veramente un muro, quindi per chi ama la sensazione di stop finale con il pedale del freno in modo da regolare solo la pressione. È una pedaliera che mi ha regalato un feeling veramente immediato. Vi racconto un aneddoto: l'ho montata il giorno stesso della gara, 10 minuti prima, e nel giro di un'ora di pratica ho trovato il giusto feeling per correre a buoni livelli con un passo gara veramente molto costante. Questo dà l'idea della sensazione di simbiosi che ho creato con questa pedaliera in brevissimo tempo. Un freno che dà una risposta veramente sempre precisa grazie al sensore di pressione, che non va ricalibrato ogni volta che andiamo a effettuare delle regolazioni, e questo è un plus rispetto alle pedaliere a cella di carico, che vanno sempre un po' ricalibrate quando andiamo ad effettuare dei cambiamenti, e ci dà la possibilità di effettuare delle staccate al limite e di alleggerire leggermente la pressione sul freno, proprio per evitare il bloccaggio ma avere comunque una frenata ottimale, quindi veramente una sensazione fantastica. Per quanto riguarda invece i difetti, avevo già accennato all'interno della recensione delle piastre pedale che sono realizzate con quella finitura a contrasto e i fori leggermente sporgenti, che sono ottimi con le scarpe, danno veramente un grip elevato soprattutto sul pedale del freno, ma sono inutilizzabili per coloro i quali non utilizzano delle scarpe, perché sono veramente dolorosi sotto la pianta del piede. Quindi questa è una cosa su cui Asetec sta lavorando per rendere disponibili delle piastre dedicate a coloro i quali utilizzano appunto i calzini. L'unica, secondo me, nota dolente, se proprio si vuole andare a cercare il pelo nell'uovo, è nella distanza rispettiva tra i pedali. Acceleratore e freno differiscono, o meglio sono distanziati da circa 11 cm centro-centro in una configurazione di base, che è
una misura un pochino troppo ristretta per quanto mi riguarda, perché bisogna tenere le gambe veramente molto ravvicinate. Si può ovviare ovviamente a questo problema distanziando le piastre, si guadagnano circa un paio di centimetri e la situazione diventa un pochino più comoda. Avrei gradito una dimensione generale un po' più importante, perché solo la piastra del doppio pedale misura poco più di 20 centimetri, che è una misura abbastanza ridotta. Se ci fosse stato qualche centimetro in più sarebbe stato sicuramente molto più comodo. Una pedaliera che mi è piaciuta veramente tantissimo e da cui ho fatto veramente tanta fatica a separarmi dopo la recensione. Ringrazio ancora una volta i ragazzi di Arc Team, ci vediamo in una prossima recensione e come al solito vi auguro buona giornata.